Allora, pensateci un attimo, Apple e Google, storici rivali, no? Beh, a quanto pare stanno per unire le forze. E al centro di tutto c'è lei, Siri, l'assistente digitale che conosciamo tutti, che sta per ricevere una trasformazione che ha dell'incredibile. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Trapianto di cervello. Sembra una frase da film di fantascienza, vero? Eppure potrebbe essere la descrizione più azzeccata. Ma per capire se è un'esagerazione o la pura verità, dobbiamo fare un passo indietro e chiederci perché Apple ha sentito il bisogno di una mossa così drastica. Ecco, partiamo proprio da qui, dal problema. E il problema, diciamocelo, ha un nome: Siri. Per anni, nonostante sia stato uno dei primissimi assistenti vocali ad arrivare sul mercato di massa, è rimasto indietro, molto indietro rispetto a concorrenti come Google Assistant o Alexa. In Apple lo sapevano benissimo e infatti avevano un piano. Il piano era un mega aggiornamento per Siri con iOS 18. Sembrava tutto pronto, ma poi un buco nell'acqua. Sono emersi gravi problemi di affidabilità, così gravi da costringere a un rinvio, e all'improvviso Apple si è ritrovata con le spalle al muro e un bisogno disperato di una soluzione potente, e soprattutto immediata. Ed è proprio qui che arriva il colpo di scena degno di un film. La soluzione non è nata nei laboratori di Cupertino, ma è arrivata dal partner più improbabile che si potesse immaginare. Ed eccola qui, la notizia bomba. Apple si affida a Google. Sì, avete capito bene, e non a una tecnologia qualsiasi, ma al suo fiore all'occhiello, l'intelligenza artificiale Gemini, per dare a Siri la scossa di cui ha bisogno. L'obiettivo è super ambizioso: lanciare questa versione rivoluzionata entro la fine dell'anno e, finalmente, dare a tutti un assistente davvero intelligente. E attenzione, non stiamo parlando di una soluzione temporanea, di una pezza. Qui si parla di una partnership a lungo termine. Una mossa strategica che sta letteralmente rimescolando le carte in tavola nel grande gioco dell'intelligenza artificiale, con conseguenze enormi non solo per Apple e Google, ma anche per un altro gigante come OpenAI. Ok, ma che cos'è esattamente questo Gemini? Beh, non è un'unica IA. Immaginatela più come una famiglia di modelli super avanzati creati da Google. La loro vera forza, la loro magia, sta nella cosiddetta multimodalità, cioè sono in grado di capire e lavorare contemporaneamente con testo, immagini, audio e video. Ed è proprio questa potenza, questa flessibilità che Apple vuole portare dentro Siri. Bene, andiamo a vedere un po' più da vicino i dettagli di questo accordo, che è a dir poco storico. Come funziona esattamente? E soprattutto, di che cifre stiamo parlando? E quando si parla di accordi del genere si parla di soldi. Tanti soldi. Le voci dicono che Apple investirà qualcosa come $1 miliardo all'anno. Questa non è una semplice spesa, è una dichiarazione di intenti. Dimostra quanto Apple senta il bisogno, quasi disperato, di recuperare terreno nell'intelligenza artificiale generativa. E di farlo subito. L'accordo, in pratica, poggia su due pilastri fondamentali. Da un lato Apple ottiene l'accesso a tutta la tecnologia dei modelli Gemini di Google. Dall'altro, e questo è il punto cruciale per Apple, mantiene il pieno controllo sulla privacy. I modelli infatti gireranno sui server di Apple, garantendo che i dati di chi usa i suoi prodotti rimangano al sicuro, ben separati dall'ecosistema di Google. Insomma, questa partnership ci costringe un po' a rivedere tutto quello che pensavamo di sapere sul rapporto tra questi due colossi della tecnologia. Amici, nemici? La risposta è entrambi. Ecco, questa slide riassume alla perfezione questa relazione complessa, a due facce. Da una parte è guerra totale sul mercato degli smartphone, iPhone contro Android, si fanno concorrenza su tutto. Dall'altra però stringono accordi miliardari, come quello che da anni rende Google il motore di ricerca predefinito su Safari. E ora, a questa lista di collaborazioni, aggiungiamo un capitolo pesantissimo, Gemini dentro Siri. E badate bene, la scelta di Google non è stata un colpo di testa. Apple ha fatto i suoi compiti a casa. Prima di decidere ha valutato attentamente anche altre opzioni di altissimo livello, inclusi modelli di OpenAI, quelli dietro ChatGPT e anche quelli di Anthropic. Il fatto che alla fine abbia scelto Gemini la dice lunga su quale tecnologia al momento sia considerata la più avanzata. Ok, tutto molto interessante, ma alla fine della fiera, per chi usa un iPhone tutti i giorni, cosa cambia in concreto? Come sarà la nuova Siri potenziata da Gemini? Beh, con Gemini sotto il cofano le aspettative sono altissime. Si parla di un vero e proprio salto quantico. Proviamo a immaginare. Una Siri che finalmente capisce non solo le parole, ma il contesto, l'intenzione.
che può gestire richieste complesse fatte di più passaggi senza andare in confusione e soprattutto una Siri che dà risposte affidabili e precise, mettendo fine a una delle frustrazioni più grandi di sempre. E tutto questo ovviamente ci porta a una domanda finale e una domanda enorme. Questa alleanza tra titani, questo matrimonio tra Apple e Google nel campo dell'IA, segna forse l'inizio di un duopolio? O al contrario, spingerà gli altri concorrenti, come OpenAI, a innovare ancora più in fretta per non restare indietro? La risposta a questa domanda, quella scriverà il futuro dell'intelligenza artificiale per tutti.